Non bisogna dimenticare che Fellini ha fatto un inizio di carriera al Marco Aurelio, si chiamava Federiz e la prima rubrica che scrisse era quella su Cico e Pallina, che erano lui e la Masina. Scriveva il suo pezzettino su Marco Aurelio ed era lì praticamente che lui, attraverso quelle pagine lì, che ha cominciato a conoscere Roma. Chi era Federico Fellini? Due definizioni che mi vengono prima in mente: è un genio e un compagno di giochi. Era un ragazzo, da una parte, curiosissimo, che si divertiva a tutto. Il suo rapporto col culo, sì, era speciale. Lui una volta stava andando per strada, in taxi, vide passare un culo. Fece fermare, scese e cominciò a inseguire questo culo. Ma quello che lo affascinò fu il fatto che la signora che possedeva questo culo si fermò davanti a uno di quei negozi che mettono fuori l'estate le bancarelle con i costumini, eccetera. Questa signora col gran culo si fermò e prese un bikini che era minuscolo. La relazione fra il culo della signora e la misura del bikini fu una cosa che Federico lo fece andare, perché lui era molto, molto ironico, molto spiritoso, molto divertito. Ecco, appunto, c'era sempre questo binomio, che è ben rappresentato da Giulietta. Da una parte c'era Giulietta, diciamo la ragazzina, Giulietta la bambina, e dall'altra c'era Giulietta la professoressa. Questa doppia. Vabbè, io non credo di potervi spiegare in poco tempo cosa era Giulietta per Federico, però certamente aveva questa doppia funzione: da una parte di essere la maestra o la professoressa e dall'altra di essere il clown. Cioè, ma lui aveva bisogno di avere qualcuno a cui farla. Giulietta serviva proprio perché quel suo lato da maestrina era indispensabile per Federico. Poi appunto il suo legame con Marcello era certamente fatto anche da una natura di ragazzacci che tutte e due tenevano dentro di loro. Federico e Marcello, infatti, andavano in giro la notte per Roma, giustamente, in macchina, si dice scrivevano le sceneggiature, però poi Federico le scriveva in macchina, con Flaiano. Conosco tante cose perché sono cresciuta in casa da Carabella e quindi Mastroianni, quindi. Ma vabbè, erano due amici, capito? Avevano tutte e due, oltre la loro grandissima arte e l'immagine dentro, avevano ancora molto vivo il ragazzo, lo scugnizzo che era in loro, ma erano sempre pronti all'avventura. Certo, anche questa è una frase che vuol dire avventura, no, vuol dire di curiosità, ecco, vuol dire e anche di gioco, vuol dire rifiutarsi di farsi completamente incasellare. Grazie signora, che stilo! Pericoloso ma molto bello! Grazie signore. L'Ekberg era, forse da un certo punto di vista in quel momento era, si potrebbe dire, la donna più bella del mondo, perché era insieme l'angelo e il diavolo, era in qualche modo. Lui navigava molto volentieri in mezzo a quel mare lì, al mare, diciamo. Che voi quello che non vi potete immaginare è la quantità di ragazze, di donne, di bambine, di vecchie che arrivavano da Federico.
c'era un tale in quel momento mito di lui, che erano tutte, volevano solo conoscerlo, farsi conoscere, perché era un simbolo così forte, ripeto, che quando fecero quel film fu evidente che era insieme l'angelo e il diavolo. Da lì c'è un mistero. Era un pesce quello? No, non era un pesce, era un mostro marino. Perché ci sono i mostri marini? Ma, cioè non si sa. In realtà credo che vada, io odio la parola simbolo, però temo che vada proprio letta come un simbolo. Questo mostro che viene dal mare, che non si sa cos'è, e che la faccia pulita di una ragazzina simboleggia una cosa, è il cinismo del giornalista di Barcello, che saluta con quel saluto così carino che è come un gioco da ragazzi. È chiaro, ognuno ci pensa a quello che gli pare, ognuno lo interpreta come gli pare, però ci sono tre elementi, che ci sono la ragazza, il giornalista e il mostro. Questi tre elementi ci sono e lasciano aperto il discorso, non chiuso.